le orecchiette di peri con le cime di rape, fatte da Franca, al momento. Acqua calda bene bene, la consistenza la sento fra le mie mani. Avevo 7-8 anni, per gioco mi sono imparata a fare le orecchiette insieme a mamma. Prima le rape in quest'acqua bella bollente. Aspetta! Quella è la cosa più bella. Buonissime mamma. Beh, Buone veramente. Buone, buone. Come sempre. Benvenuti a tutti quanti nella mia cucina pugliese. Allora, queste sono le mie orecchiette. Facciamo prima l'impasto. Acqua e semi, un pizzico di sale. Vedi? Ah, sì. La devi impastare bene bene, se no non esce le orecchiette. Non ci metto niente, io sono veloce. La devo sentire fra le mani, l'impasto bene. Sì, una volta, vedi? La semola, tutta semola, non c'è farina, è tutta semola. Acqua calda bene bene. Ecco qua. Vedi? Non ci metto niente. Poi la consistenza la sento fra le mie mani, se va bene o no. Non deve essere morbida morbida, una via di mezzo. Questi saranno 1,2 kg, 1,3 kg. 1 chilo, un 6-7 persone. Perché pasta fresca non cresce, capito? Non cresce pasta fresca. Poi io metto la semola d'occhio, non peso mai. Vedi? Mo ti faccio vedere come si fanno le orecchiette. Ecco qua. Sono nata qua, dalla mia bisnonna, poi c'era mia madre, quindi... Avevo 7-8 anni, per gioco mi sono imparata a fare le orecchiette insieme a mamma. Hai visto? È mia sorella, dire che si deve dire. Sì, per sfortuna. Io all'età di 7 anni. In famiglia, perché vedi dai genitori, dalla mamma e volevi fare uguale a mamma. Tutta la mia vita, se non vengo un giorno sto male, devo lavorare. Come una massa, è una massa. Dove sta una mischia? Tutta la mia Mo ve le cucino orecchiette con le cime di rape. Mo metto prima le rape in quest'acqua bella bollente e li faccio cucinare per un 10-12 minuti. Sono un po' tante, vabbè, le lasciamo stare. Mo, una volta metto un po' di sale, se no non vanno bene orecchiette e rape. Un pochino, poi assaggio il sapore, se piace un po' più salato, un po' giusto. Mo li faccio cuocere e mo li metto olio buono extravergine in questa padella. Non è la stessa cosa. No. Prendi un po' d'acciuga, Federica. Questa è l'asciuga. Sì.
ecco, un po' di cipolla e faccio un soffritto. Questa è l'acciuga nostra, buona. Io di solito lo metto solo a mio marito che gli piace, a me no. Vedi? Più ne metti e più hanno sapore. Io metto, vedi, abbondanza. Si dice a Barbecchia, minas belli, chi. Abbondanza, l'abbondanza avanza. Mo prendi un piatto di orecchiette, Federica. Quando sono nati i miei figli, il primo figlio, mio figlio Massimo, e poi c'è Roberta e c'è Federica, quella è la cosa più bella. Aspetta. E vado avanti 40 anni che mi sono sposata. E poi ho avuto i nipoti, 4 nipotini, quello. E vado avanti per loro. La salute che ci dà Dio, quella è la cosa più importante, prima di tutto. Se non c'è quella, la salute le terroriste. Vedi le nostre orecchiette che ho fatto vedere adesso? No. Voglio far cuocere una crepusa. Aspettiamo una crepusa che si... Dammi un po' aperto, Federica, così vuole. Vedi l'acciuga come sta... Vedi tu. Peccato che non potete sentire il mio profumo. Le orecchiette che le cendrà. Aspettiamo 5 minuti che così butta le orecchiette e poi assaggiamo, Io ho imparato da poco. Continuerò per forza, per mamma. Tante, tutta la nostra vita è la cosa più bella, mangiare. Non fa niente che sto maggramando, però dobbiamo mangiare, assaggio un po' di tutto. Dai, facciamo. Vai dopo. Dai. Zitto, vuoi niente, non si crede che quelli ridono. Però mo li devo assaggiare. Lo copriamo. Questa pasta fresca un 3-4 minuti. Mo è pronta, mo la devo togliere. Ti piace? È un mio regalo da sola che mi sono fatta. Che se aspettava mio marito, che aspetta. Si dice a bar quando sono terroriste. A quando non ci sono, niente pazienza, ma stai da sé. Poco. Se a me piace bene, saporito, non è dolce, c'è da. Facciamo assaggio prima di sale com'è. Buona. Cusse, io usco la pasta. Dai. Vedi? Mescolo bene. Ecco. Dentro. Vedi? Poi gli metto un soffritto con l'acciuga. Una bell'data, una girata e le orecchiette si mangia. Prendi il piatto, Federico. Però mettiamo un po' di pepe, poco, mettiamo il pepe, dai, invece del peperoncino. Ok. Poi si facciano a bere un bicchiere di vino. Un bicchiere di vino, una birra, un bicchiere di vino fanno sulle re. Il vino rosso. Ok. Prendo questo. Questo di scendiare tu che pesi. Il mestolo. Vedi che ti mangi, vedi? Ecco qua, le orecchiette di pere con le cime di rape, fatte da Franca, al momento. E se si mangia. Buona! Lo sta fino a assaggiare, mamma. Assaggio io. Ecco. Mangio io nel frattempo. Come sono, Rosaria? Buonissime, mamma. Beh, Buone veramente. Buone. Come sempre. Questo è il vino del marito di Frank. Prego.
Si possono fare cavatelli e orecchioni, fusilli, vedi? Vedi? Orecchioni. Per queste si fanno al forno, io li faccio al forno. Come fai tipo la pasta al forno, vedi? Più grosse, vengono condite con mozzarella, besciamella, prosciutto cotto. Oppure con i fagioli e le cozze. Io sono contenta quando vengono i turisti qua da me, da Franca, e sono più contenta quando comprano. E questo è per te. Molti turisti americani che vengono da tutto il mondo. Quando li comprano io gli spiego anche come si cucina, quanta cottura c'è la pasta, l'impasto com'è, acqua e seme, un pizzico di sale, gli spiego tutto. E dopodiché loro se vogliono comprare la comprano. Siamo artigiani italiani al 100%.